Ciao a tutti, in questo video testerò per voi le app Android più famose per misurare i ppfd delle nostre lampade da Grobox. Come vi ho spiegato nel video precedente, e qui ve lo lascio, ci sono diverse app che promettono di dirci quanta luce arriva alle nostre piante. Però diciamocelo chiaramente, le app Android non sono famose per la loro precisione. Avendo a disposizione un misuratore PAR professionale, un VBR 100 Plus, ho pensato di fare un test comparativo tra le tre app che si trovano in cima alla ricerca nello store, con l'obiettivo di trovare un'applicazione che si avvicini il più possibile al mio rilevatore PAR. E se ci riuscissimo, sarebbe una risorsa utile e gratuita per tutti voi. Però attenzione, anche la migliore delle app sarà limitata dalla qualità del sensore che c'è sul vostro smartphone. Ormai al giorno d'oggi tutti i smartphone hanno un rilevatore di luce che è quello che cambia l'intensità luminosa dello schermo ed è anche lo stesso che spegne lo schermo quando lo avviciniamo al viso per rispondere al telefono. Quindi, prima di tutto faremo una misurazione di riferimento utilizzando la mia lampada professionale e il mio rilevatore VBR 100 Plus. Dunque, prendiamo il nostro fido VBR 100 e utilizzerò la lampada Sunlight 30. Accendo il misuratore e vedo che ad una distanza di 31 cm circa il rilevatore mi misura 440 micromoli per metro quadrato al secondo. Questo sarà il nostro punto di riferimento. Ok, la prima app che metteremo alla prova è la Photon Grove Light Meter. Quest'app è molto popolare tra i coltivatori indoor. Dicono che promette misurazioni accurate del PAR. È disponibile sia per iPhone che per Android. Andiamo a testarla subito. Metto il telefono ad una distanza di 31 cm, proprio sotto la lampada. L'applicazione ci chiede di inquadrare la lampada proprio in questo riquadro. Il risultato? Una misura di 150 micromoli per metro quadrato al secondo. Decisamente non ci siamo. Ma c'è di più. Sto notando una stranissima cosa. Avvicinando il metro con cui misuro la distanza di 31 cm dalla lampada, noto un innalzamento anomalo della misura PAR. Ma com'è possibile che un metro di questa dimensione, sarà un centimetro di spessore, riesca ad amplificare la luce in questo modo? Quindi, da questo test è evidente che non possiamo fidarci di quest'app. Basta veramente un non nulla per far impennare il quantitativo di luce misurata. Per me quest'app è bocciata. Però dopo questa esperienza mi è venuto un dubbio e ho voluto constatare se anche con il VBR 100, spostando il metro, si ottiene questo sbalzo di valori impressionante. Ed effettivamente un piccolo cambiamento c'è, piccolo. Parliamo di una misura di 10-15 micromoli per metro quadrato al secondo. Quindi un cambiamento decisamente trascurabile in confronto a quello che abbiamo visto con l'applicazione Photon. Bene, ora passiamo all'applicazione Lux Light Meter Pro. Questa applicazione misura l'intensità luminosa in lux, che teoricamente può darci una stima dei PAR. Offre anche altre funzioni, ma non la misurazione dei PAR. È disponibile solo per Android. È un'applicazione inutile. Quello che ho notato è che le applicazioni hanno la funzione di calibrazione. Però non sprecherò tempo a calibrare la prima applicazione, la Photon, che è completamente inutile dal momento che basta avvicinarci qualcosina dietro e sbalza i parametri in quel modo, e non perderò neanche tempo a calibrare l'applicazione Lux perché non ci fornisce il dato che a noi interessa, cioè quello dei PAR. L'ultima applicazione che testeremo è la ppfd Meter. Quest'app è specificamente progettata per misurare i ppfd, proprio quello che stiamo cercando, ed è disponibile per Android. Partiamo subito con il test. Appena l'apriamo troviamo subito la prima pagina con informazioni importanti. La prima cosa che ci consigliano di fare è quella di calibrare il luxometro, e la seconda cosa da fare è di pulire l'area del telefono
dove vi è installato il sensore, che in quasi tutti gli smartphone è da parte alla fotocamera frontale. Direi ottimo, già solo per queste due informazioni quest'app mi piace. La prima cosa in assoluto che vi consiglio di fare è di cliccare su informazioni e di leggervi tutto quanto. Ma comunque vi spiego brevemente. Entrando in informazioni generali, viene spiegato il funzionamento dell'app, il sensore, il luxometro, l'intervallo ideale dei PPFD. Poi c'è la visualizzazione DLI, che mostra l'intervallo giornaliero dei PPFD, ma questo a noi non importa. Poi ci sono i vari profili che si possono impostare basandosi sui gradi Kelvin. Ci sono davvero tante opzioni. E ricordiamoci sempre che i sensori degli smartphone misurano la luce in maniera differente di quello che fanno i misuratori professionali PAR. Quindi le app possono fornirci delle stime, ma non una misurazione precisa. Per capire se il sensore all'interno del nostro smartphone è abbastanza buono da fornirci dei dati utilizzabili, dobbiamo vedere se ha un range che arriva almeno fino a 150.000 lux. Per fare questo la prima cosa che ci serve è una lampada abbastanza potente e sicuramente nelle vostre grow box ce n'è una installata. Io utilizzerò la mia da 30 watt e vedrete che andremo ben oltre questo valore. Quindi all'interno dell'app PPFD Meter apriamo l'opzione Lux Meter. Posizioniamo il telefono in basso, in questo caso a 30 cm dalla lampada, e piano piano ci avviciniamo. Come potete vedere i lux salgono velocemente. Un altro dato importante sono gli FPS. Calcolate che un sensore professionale può arrivare anche a 30. Con il mio smartphone arrivo a 250.000 lux in battuta e sui 25-26 fps. Questo significa che il sensore all'interno del mio smartphone è un buon sensore. Già così avremo un dato relativamente preciso, che perlomeno ci darà un'indicazione della variazione di luce all'interno del nostro grow box e possiamo capire dove andare a piazzare le piantine in maniera strategica. Ma se volessimo calibrare l'applicazione in modo professionale, ci occorre per forza un rilevatore PAR dedicato. Logicamente, se avessimo un rilevatore PAR, non ce ne faremo proprio niente dell'applicazione. Però se conoscete un amico che ha un rilevatore PAR, potete calibrare il vostro smartphone, la vostra applicazione, precisa come il rilevatore PAR e quindi risparmiare un sacco di soldi. Dunque il procedimento è molto semplice. Basta mettere sotto la lampada alla stessa distanza sia il rilevatore PAR che lo smartphone con l'applicazione accesa, logicamente. Dopodiché visualizziamo il dato rilevato sia sul rilevatore PAR sia sull'applicazione e andiamo a modificare il fattore di calibrazione in percentuale all'interno dell'app. Appunto nel mio caso sono andato a modificare questa percentuale fino a quando l'applicazione nello smartphone mi ha rilevato lo stesso dato che ottenevo col misuratore PAR. Vi dico come ho impostato il mio smartphone. Il mio modello è un Samsung Galaxy A54 e la calibrazione l'ho dovuta impostare a più 20%. Se anche voi avete uno smartphone uguale al mio, vi basterà andare a portare a più 20% la calibrazione dell'applicazione e avrete un rilevatore PAR praticamente professionale all'interno del vostro telefono gratuitamente. Inoltre, anche se avete un altro modello di smartphone, potrete capire che tipo di sensore c'è installato. Vi basterà andare nella schermata iniziale dell'applicazione PPFD Meter e alla voce sensore vi dirà il nome del modello del sensore. Il mio è un Citronics STK 31610. Quindi, se sul vostro modello di smartphone diverso dal mio, montate lo stesso rilevatore di luce, vi basterà regolare la calibrazione a più 20% e avrete un rilevatore professionale. In conclusione, ho provato soltanto 3 delle migliori applicazioni che ho trovato nello store di Android, ma l'unica veramente valida con cui posso misurare la luce che arriva alle piante con una certa precisione vicino a un misuratore PAR professionale è la PPFD Meter. Davvero una buona applicazione.
Però vi ricordo che non è sufficiente installare l'applicazione e avere ottimi risultati. Ciò che farà la differenza sarà il sensore montato sul vostro smartphone. Prossimamente Matteo, vi ricordate le sue piante? Farà un video recensione per una lampada che ha appena acquistato per la sua grow box e testerà proprio quest'app per poter ottimizzare la sua grow box. Vi lascerò qua il video. Spero che questo video vi sarà utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!